Salve ragazzi! Siamo qui oggi per recensire il Saint Seiya Meat Cloth X Aquarius no Camus, 12° Cavaliere d'Oro ad essere rilasciato, che completa la serie Meat Cloth X Anime Color, uscito in Giappone il 13 dicembre 2014 al prezzo di 8.100 yen. Passiamo subito alla descrizione della parte frontale della scatola. Possiamo vedere il logo della serie animata Saint Seiya, un'immagine statica del nostro Camus, sullo sfondo in trasparenza la costellazione dell'acquario, scritta in giapponese, il logo della serie Meat Cloth X dell'action figure, il bollino Toei Animation, bollino che celebra il 40° anniversario della carriera di Kurumada, logo Tamashii Nation, logo Bandai. Sul lato possiamo vedere Camus con le mani congiunte sopra il capo che si prepara a sferrare l'Aurora Execution, in italiano per il Sacro Acquario, il suo colpo più potente. Sull'altro lato possiamo vedere l'immagine del totem dell'acquario. Sul retro possiamo notare varie scritte in giapponese, l'immagine di Camus in una posizione statica, l'immagine del totem dell'acquario, i particolari delle opzioni volto con il diadema indossato e nell'ultima il particolare della chioma senza diadema. Qui un'ulteriore immagine di Camus che si prepara a scagliare la bara di ghiaccio, la freezing coffin, mentre invece qui troviamo un'altra immagine di Camus in una posizione dinamica. La scritta Aquarius Camus, di nuovo Aquarius Camus. Questa è l'apertura superiore della scatola, dove si vede il gold box. Sulla base della scatola possiamo notare le solite avvertenze in giapponese che sottolineano il fatto che questo non è un prodotto per bambini ma per collezionisti adulti, il logo del Tamashii Web con relativo rimando all'indirizzo del sito, varie scritte in giapponese. Questo è il contenuto della scatola. Ecco il libretto delle istruzioni. In questa versione giapponese, nella bustina che conteneva il libretto delle istruzioni, c'erano inoltre dei coupon che facevano riferimento alla serie prossima dei Soul of Gold. Per quanto riguarda la facciata principale di questo libretto possiamo vedere il logo della serie animata Saint Seiya, il logo della serie delle action figure Meat Cloth X, l'immagine del simbolo dell'acquario, scritta in giapponese, logo Tamashii Nations, logo Bandai. Aprendo il libretto delle istruzioni lo troveremo suddiviso in 3 sezioni. Nella prima
vengono illustrati i contenuti dei blister. Nella seconda ci sono le istruzioni per il montaggio dell'armatura sul personaggio. Nella terza c'è l'inizio della spiegazione del montaggio dell'armatura sul totem. Voltando il libretto aperto troveremo la parte finale delle spiegazioni per il montaggio dell'armatura sul totem, la pagina del retro del libretto con l'immagine della parte superiore del gold box e le avvertenze in giapponese, nonché il logo del Tamashii Web ed il rimando al sito. Inoltre anche la pagina iniziale del libretto. Nel primo blister troveremo il personaggio spoglio dell'armatura, gli spallacci in metallo, coperture per il bicipite in metallo, bracciali in metallo, cosciali in metallo, ginocchiere in metallo, schinieri in metallo e le coperture per le mani in plastica. Nel secondo blister troviamo il diadema in plastica, la pettorina in metallo, la copertura per l'addome in plastica, il gonnellino in metallo, la copertura per la schiena quando non si mette il mantello in metallo. Poi troviamo vari elementi che compongono lo scheletro del totem e l'anfora sempre per il totem. Questi sono tutti in plastica. Nel terzo blister troveremo le 4 opzioni per il volto, le opzioni per i capelli per quando indosso il diadema, quindi il ciuffo dietro al diadema e le ciocche di capelli che cadono sul petto, il mantello e le opzioni per le mani. Sul retro dello stesso blister troviamo la ciocca di capelli che va attaccata al collo per fare la chioma sulla schiena.
Questo è il totem dell'acquario. Sviluppa un'altezza di 14 cm, una larghezza di 13 cm ed una profondità di 7 cm. Per quanto riguarda la sua composizione, troviamo prima di tutto all'interno dell'anfora, sulla testa, il bracciale sinistro. La composizione poi per quanto riguarda il resto del totem è simmetrica, uguale per la destra e per la sinistra. Partendo dall'alto troviamo il copricoscia, il copribicipite, la ginocchiera, lo schiniero, lo spallaccio, il diadema che ovviamente è unico, poi la pettorina, la copertura per l'addome, il gonnellino. Questa è la base, che è collegata al corpo centrale del totem da un perno ricoperto dal bracciale destro. Sul retro la schiena è coperta dall'accessorio che va posto dietro la pettorina per coprire il buco quando non si mette il mantello. Inoltre, sotto alla base, non è visibile, ci sono 4 attacchi per le coperture per le mani. Per quanto riguarda i difetti di questo totem, l'unico che ho trovato è stato, almeno per questa copia, l'attacco un po' lento tra la base ed il totem ed il corpo centrale del totem. Mentre invece per quanto riguarda i pregi, prima di tutto un montaggio facile e veloce, poi un impatto estetico notevole e una figura estremamente elegante.
Ecco Camus nella prima posa, che si propone di ritrarlo nell'atto di utilizzare le energie fredde di cui è maestro. In questa posa utilizziamo il volto con gli occhi aperti ed il ghigno. Per quanto riguarda la storia, nel manga il Cavaliere d'Oro dell'Acquario, custode della 11ª casa, nonché maestro delle energie fredde appunto, è il maestro del Cavaliere di Bronzo Crystal del Cigno e del generale di Nettuno Abadir del Kraken. Appare per la prima volta in ombra prima dell'arrivo dei Cavalieri di Bronzo al Grande Tempio, quando scatena un terremoto che fa sprofondare nelle profondità marine la nave affondata in cui giaceva il corpo della madre di Crystal, con l'obiettivo di eliminare l'unico punto debole dell'allievo. Il primo incontro-scontro con Crystal avviene nella 7ª casa, quella della bilancia, lasciata incustodita dal vecchio maestro dei 5 picchi. Dopo una breve lotta ad armi impari, Camus si dimostra nettamente superiore all'allievo, che, ridotto in fin di vita dal colpo del Sacro Acquario, l'Aurora Execution, viene rinchiuso all'interno di una teca di ghiaccio eterno in stato di coma, a seguito dell'ulteriore colpo di Camus della bara di ghiaccio, la Freezing Coffin. Il Cavaliere dell'Acquario sarà poi sconfitto all'interno della propria casa, l'11ª, dal suo stesso discepolo, liberato dalla teca di ghiaccio dei suoi compagni, che riesce ad acquisire lo zero assoluto. Per quanto riguarda l'anime, invece, Crystal è allievo del Maestro dei Ghiacci, un cavaliere creato apposta per la versione animata, poiché la figura di Camus non era ancora stata creata nel manga. In seguito alla sua creazione da parte di Kurumada, il Maestro dei Ghiacci viene trasformato in un allievo di Camus ed il terremoto con cui quest'ultimo fa scomparire la nave viene effettuato dal Cavaliere dell'Acquario durante il suo primo incontro con Crystal durante la scata alle 12 case, quindi nella 7ª casa, quella della bilancia. Camus è un personaggio che appare estremamente freddo e severo, soprattutto nei confronti di Crystal. In realtà il Cavaliere d'Oro soffre nel vedere il ragazzo così debole ed attaccato al ricordo della defunta madre e vorrebbe solo prepararlo ad affrontare le difficoltà della vita. Nell'anime però il lato competitivo di Camus prende il sopravvento ed egli tenterà con ogni mezzo di affermare il proprio dominio sulle energie fredde. Solo durante i suoi ultimi istanti di vita riuscirà a riconoscere che l'allievo ha superato il maestro ed a lasciargli la supremazia dei ghiacci. Per la seconda posa non potevamo non scegliere quella in cui Camus si prepara a scagliare per il Sacro Acquario, l'Aurora Execution, il suo colpo più potente. Le mani unite sopra il capo formano un'anfora dal cui becco si sprigiona un getto di energia congelante con le sembianze di un'aurora, in grado di congelare a livello atomico tutto ciò che colpisce ad una temperatura prossima allo zero assoluto. Un altro colpo di Camus è la polvere di diamanti, la Diamond Dust, che vediamo utilizzare anche a Crystal.
da una mano, Camus sprigiona un potente getto di aria congelante che immediatamente ghiaccia tutto ciò che colpisce. Un suo ulteriore colpo è la bara di ghiaccio, la freezing coffin. Grazie al suo cosmo, Camus crea un feretro di ghiaccio eterno, quasi indistruttibile, che mantiene ciò che vi viene racchiuso all'interno perfettamente integro in eterno. Yoga, imprigionato nella tega ghiacciata nella settima casa, viene liberato da Sirio il dragone grazie ad una delle 2 spade dell'armatura di Libra, che lo stesso riesce a maneggiare con abilità e destrezza dopo essere stato autorizzato dal suo maestro Doko, legittimo titolare dell'armatura di Libra. Essendo Camus un cavaliere d'oro, può ovviamente effettuare l'Athena Exclamation, che è un colpo proibito da Athena, costituito da un attacco eseguito da 3 cavalieri d'oro contemporaneamente. Nel caso di Camus, insieme a Saga e Shura rinnegati, e la cui potenza distruttiva è paragonabile a quella del Big Bang. Un ulteriore colpo di Camus è quello degli anelli del cigno, che sono anelli di ghiaccio adoperati anche da Crystal nella serie classica e da Camus in episode G contro Oceano. La temperatura dello zero assoluto è molto importante per questo personaggio. È una temperatura di meno 273,18 gradi centigradi ed è la più bassa raggiungibile nell'universo. Camus dimostra di possedere lo zero assoluto nella serie di Hades, capitolo del Santuario, quando nel combattimento contro Virgo, insieme a Saga e Shura, rinnegati, congela l'armatura della Vergine con la polvere di diamanti. Infatti le armature d'oro congelano solo ad una temperatura pari allo zero assoluto, mentre nella serie classica afferma di non averlo mai raggiunto. Come avrete potuto notare, sia nella precedente posa, sia in questa ho preferito non montare i copri bicipite. Questo sia per una scelta stilistica personale, perché lo trovo più elegante, sia per rievocare il combattimento con Yoga nella serie animata classica. Parlando di difetti, alcuni elementi dell'armatura appaiono sproporzionati. Gli schinieri sono poco snelli e cadono troppo larghi sulle caviglie. Il gonnellino è troppo abbombato e lungo, accentuando quindi l'effetto del vitino ad ape. Gli spallacci sono anch'essi troppo grandi, comunque più grandi del dovuto. Questi problemi di proporzione non si hanno nel totem, che risulta molto elegante nel complesso. Pare quasi che l'armatura sia stata pensata apposta per il totem piuttosto che per il cavaliere. In aggiunta, la chioma sulla schiena è troppo lunga rispetto a quella che vediamo nell'anime. Parlando di chioma, è un peccato che non abbiano inserito un'opzione di capelli adatta a far indossare a Yoga Vo 2X il diadema dell'armatura dell'Acquario, o anche una testa aggiuntiva di Yoga, come è stato fatto per Seiya in YOLO Sex. Ed infine, per ciò che riguarda la colorazione, è esatta la ripartizione delle zone di colore dell'armatura, ma non è rispettata la tonalità del dorato più chiaro, che risulta quasi simil platino. Questa colorazione caratterizza la maggioranza dei fregi ed alcuni contorni di elementi dell'armatura. Questo problema appare particolarmente evidente sui bracciali. Parlando di pregi, le opzioni volto sono varie e ben rifinite. Stessa cosa vale per le opzioni delle mani. Inoltre, il gancio del gonnellino non dà problemi e risulta stabile, nonostante sia un semplice pezzettino di plastica che tiene uniti i dentini di chiusura del gonnellino. Il totem è uno tra i più belli ed eleganti e la colorazione degli snodi interni del mantello è stata cambiata da arancione a blu chiaro,
confondendosi quindi perfettamente con l'interno dell'accessorio. Molte aspettative sono state riversate su questo ultimo Mythcloth X Gold, essendo quello che conclude la serie dei 12 Anime Color. Anche perché le precedenti ultime uscite di Mythcloth X, sia Gold quale Toro, sia Surplice ad esempio Capricorn, sono state realizzate molto bene, quindi ci si aspettava da questo la perfezione. Invece ne siamo lontani. Sinceramente, pensando ad una futura ed eventuale uscita in versione OCE di questo cavaliere, me ne rammarico dato che presenterà i medesimi difetti probabilmente. Voglio ben sperare invece che la futura uscita in versione Surplice possa trovare dei compromessi per rendere l'armatura sul personaggio più proporzionata ed appetibile. Ciò non toglie che chi voglia completare la collezione dei Mythcloth X Gold non possa fare a meno di acquistarlo. Voto finale: Cavaliere 6,5, Totem 8,5. Per dovere di cronaca, il Cavaliere d'Oro dell'Acquario è di nazionalità francese, perciò la pronuncia del suo nome dovrebbe essere Camus, ma io l'ho pronunciato Camus per mia praticità. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 12 case dello zodiaco, ma non vi preoccupate, perché la nostra avventura non si conclude qui. Alla prossima!